per me vale la pena perché non bisogna perdere la memoria storica del nostro pensiero. Vale la pena anche perché bisogna sfatare tutto ciò che si dice in genere del Medioevo. Adesso va già molto meglio rispetto al passato. Tuttavia, se ci facciamo caso, ogni volta che c'è un comportamento un po' retrogrado nella società è medievale, no? E questo getta sempre quest'ombra sul Medioevo come periodo che si può anche scavalcare, perché tanto non c'è niente di positivo. Per quanto mi riguarda ne vale la pena, perché è quello che mi piace fare e è il mio modo, ancora una volta, di far parte di quello che mi succede attorno. La questione è che la ricerca di base ha un ritorno sul territorio anche se non dà una cura o non dà qualcosa. Stiamo parlando di ricercatori che portano comunque un apporto culturale al territorio e poi le più grandi scoperte nella storia sono nate da scoperte di base di cui non si comprende magari subito l'applicazione, ma poi 5-10 anni dopo. Abbiamo bisogno della società che ci supporti, che capisca quanto è importante approfondire, studiare malattie, ma processi anche fisiologici della cellula che poi possono essere alterati in tutta una serie di malattie, perché questa è la base di un progresso scientifico che poi si potrà concretizzare in un progresso clinico. Perché se il lavoro del sociologo è fatto bene, la sociologia dovrebbe fornire del materiale empirico, quindi delle informazioni che prescindono dal senso comune e che forniscono una base di discussione quantomeno più aderente ai fenomeni, così come li possiamo osservare con gli strumenti di cui abbiamo a disposizione. In questo momento storico, soprattutto esplorando il rapporto che esiste fra diritto e tecnologia, credo che sia molto importante la ricerca nel campo giuridico, perché temo che siamo di fronte a una società sempre più diseguale, dove le disuguaglianze tra chi è molto ricco e chi è molto povero si sono allargate, dove c'è molta conflittualità e dove non ci sono idee chiare su quello che sarà il futuro. Ci sono qui le due dimensioni, insomma, una è proprio, come dire, la soddisfazione della curiosità che tu hai rispetto a ciò che avviene attorno. È difficile fare ricerca se non si è curiosi. Per me c'è anche una urgenza, una passione, non so come chiamarla, per cambiare il mondo, insomma. Cioè l'idea che io vedo che ci sono dei problemi, che sono problemi significativi, e faccio quello che posso io per intervenire. Beh, è molto importante soprattutto per la conoscenza. La conoscenza, perché con la ricerca chiaramente si producono libri, si producono pensieri, non è solo un libro, e oltre che la ricerca l'insegnamento, attenzione, che forse è più importante anche della ricerca, perché la ricerca poi chiaramente è anche un canale di insegnamento. La conoscenza ci aiuta ad avere meno timore quando conosciamo di più. Non vuol dire sottovalutare i rischi, vuol dire conoscere i rischi, no? Conoscendo i rischi noi riusciamo ad avere un approccio migliore. La ricerca in campo scientifico, nelle scienze non applicate, diciamo le scienze pure, che sono anche la matematica e la fisica molto spesso, non solo la storia dell'arte e la letteratura italiana, quello che conta è generare degli esseri umani che abbiano questo tipo di interessi e che li trasmettano agli altri. Cioè noi non pensiamo che occorra produrre un oggetto, occorre produrre degli esseri umani. Sarebbe brutto un mondo nel quale nessuno abbia più idea di chi sia Giacomo Leopardi. Pensiamo questo. Quindi questo posto qui collabora a modellare l'aria che respiriamo intorno a noi. Vorremmo che nell'aria che respiriamo ci sia la cura per il cancro, ma anche consapevolezza di cosa ha detto Aristotele, di chi era Botticelli e di che suono ha una sinfonia di Beethoven.